E rieccoci nel secondo episodio del restauro della Fiat 500F del 65. Se sei qui per la prima volta, io sono Andrea, sono un designer appassionato di mille cose diverse e mi piace costruire tutte le mille idee che ho in testa. Nello scorso episodio ci siamo lasciati con la macchina a cui era stato dato il fondo, con l'antirombo pronta per essere verniciata. In molti mi avete detto che la posa dell'antirombo in alcune parti, pianale, vano cofano e vano motore, non era corretto. Lo so, però ritengo che comunque male non faccia e sicuramente più protetta, mi fa star più tranquillo. Sicuramente questo è l'ultimo restauro che devo affrontare questa macchina. Ma riprendiamo da dove eravamo rimasti. Quindi la macchina è pronta per essere verniciata, può entrare nel forno per la prima fase di verniciatura. Vorrei aprire un excursus sul tema colore che ho scelto, ovvero il rosso medio 115, colore originale dell'annata del 65, che è un colore bellissimo e viene molto ignorato. Non capisco il perché, dato che è così iconico. Diciamo che ho sempre voluto fare un restauro il più corretto possibile dal punto di vista storico, però il colore originale, ovvero il bianco, non mi piaceva tanto e lo volevo assolutamente cambiare. Tuttavia non è che avessi tanta scelta, perché in realtà i miei colori preferiti erano e sono tuttora il giallo positano e il grigio Garda, che trovo stupendi. Purtroppo questi colori sono successivi all'anno della mia macchina, mi sentivo di non poterli scegliere, però per fare un restauro il più possibile corretto, più bello era sicuramente il rosso medio. E ragazzi, c'è da dirlo, il risultato è meraviglioso. Nel primo episodio avrete visto che ho ricevuto parecchie delusioni dai professionisti a cui mi sono rivolto. I secondi carrozzieri in questo caso non mi hanno mai deluso. È proprio bello rivolgersi a qualcuno che ti promette un lavoro ed effettivamente te lo fai pure bene, ti viene proprio voglia di pagarlo perché se lo merita e la cosa non ti pesa nemmeno. 16 dicembre, attualmente è un anno e un mese che vanno avanti i lavori. Ci ha confermato il meccanico che non ha voglia di montarmi la macchina. Chissà perché da tutti sti problemi sta 500 piccola com'è, me ne troverò un altro. È un peccato perché era a fianco al carrozziere, il dialogo fra i due sarebbe stato veramente molto comodo. Sta diventando un'avventura piena di insidie e tradimenti, ma perché no, ci sta anche raccontare le cose come stanno. Non è una cosa semplice un restauro di questo tipo. Ora posso dirlo a distanza da un anno, però mi sono quasi abituato, non ne sento più la mancanza, posso godermelo. Ora sono abituato a aspettare ed è strano detto da me. Dal momento che questa macchina sarà scarrozzata di qua e di là, la cosa più saggia che ci è venuta in mente di fare è stata quella di dividere in più fasi la verniciatura, ovvero la prima fase, quella che avete visto dell'interno, e poi in un secondo momento tutto l'esterno e tutte le portiere. Questo per evitare di correggere alcuni danni fatti inevitabilmente dalla fase di rimontaggio di tutta la meccanica. Abbiamo trovato con difficoltà un'altra officina disposta a rimontarmela. L'unico problema è che era fuori città. Il meccanico mi ha chiesto 2000 euro per rimontare tutto. Io credevo che la carrozzeria fosse la cosa più pesante. È imbarazzante quanto stiamo spendendo. Quindi la carichiamo su un carro attrezzi e lì dita incrociate. Che cosa dovevano fare? Montare tutta la meccanica, ovvero il motore, la trasmissione, l'impianto frenante elettrico e così via. O almeno è quello che pensavo. Premessa, i patti erano che la macchina doveva essere rimontata e doveva anche funzionare. Ovviamente. Nel frattempo torniamo dal carrozziere a cui avevamo lasciato le portiere a cui poteva lavorare. Una volta sistemati gli stucchi e le lamiere delle portiere poteva procedere a verniciare pure quelle. Risultato bellissimo anche qui,
veramente stupende. Sentivo che piano piano il puzzle si stava completando e piano piano stavo riavendo la mia macchina indietro. Dopo che sarà tornata dal meccanico mancherà soltanto la vernice esterna per completare l'opera. È il 17 febbraio, un mese e mezzo fa ho portato la macchina dagli ultimi meccanici elettrauti. È tanto. Io non sono un meccanico, però la prossima settimana mi laureo. Me del futuro che ti sarai scordato di fare questo video, fammi sapere se è andata bene. Il carro attrezzi se ne va e qui inizia il delirio. Mi hanno consegnato la macchina senza freni. È assurdo, i cavi del volante passano nel buco del tubo dell'aria. Ci vuole creatività per ste minchiate. Sto tuttora sistemando le mancanze del lavoro di quei cagnacci. Quando me l'hanno lasciata la macchina non frenava. Me l'hanno lasciata davanti al garage e me ne sono accorto prima di fare la rampa per scendere. In futuro poi scoprì che semplicemente era da fare lo spurgo, cosa che io non avevo idea nemmeno di cosa fosse. Poi l'ho imparato e ok, adesso so farlo, va benissimo, grazie. Però così fu per tutto il resto. Tutto ciò che riguardava i cavi, cablaggi, tubi, tiranti era sbagliato. Entrava tutto nei buchi sbagliati, era tutto sbagliato. I gommini passacavo non ce n'era uno. I gommini passacavo sono fondamentali perché le lamiere sono di lamiera, tagliano i tubi dei freni, tubi della benzina. No gommini, tanti danni. L'impianto elettrico era tutto sbagliato, era stato fatto apposta per accenderla e farla andare avanti. Tutto ciò che non riguardava l'accensione non c'era, non esisteva, non era stato cablato, era stato appoggiato, cavi tagliati. Un disastro. Oggi posso dirlo col sorriso perché oramai funziona, ma perché qualcuno ci ha lavorato veramente tanto. Assai. Ok, sto catalogando tutti i pezzi delle portiere perché ci sono sicuramente moltissime cose da cambiare e da sistemare e non ci sto veramente capendo più nulla. Ho deciso infatti che le portiere me le monterò da solo perché non mi fido veramente più di nessuno ed è un lavoro che va fatto con cura e molta precisione. Tutti questi avvenimenti, insieme a quelli precedenti, per chi ha visto il video scorso, mi avevano fatto veramente perdere tutta la fiducia che avevo nel mondo dei professionisti e da lì a breve decidetti di prendermi carico di quasi tutto il resto. Ma chiaramente ad oggi ci sono ancora tantissime cose che non so, soprattutto riguardo il mondo della meccanica, che è veramente molto complesso, ma che ho scoperto essere fatto di tubi e cavi che tirano altri cavi e azionano leve e fanno partire cose. Tutto per completare da solo questa benedetta bellissima macchina, in modo tale che così non potevo più lamentarmi di nessuno se non di me stesso, che comunque avrei accettato molto più volentieri rispetto a qualcuno che ho pagato. Spoiler, così fu. Però tutte queste cose riguardano il futuro. Ora concentriamoci sulle uniche gioie. Torniamo in carrozzeria dove la cinquecentina aspetta trepidamente di essere completata, con il bellissimo rosso medio 115 che abbiamo scelto. Era più di un anno che aspettavo questo momento, finalmente è giunto, quindi ora sto zitto, vi lascio alle clip della verniciatura. Sono finalmente riuscito ad entrare nel forno mentre verniciava e io sono pazzo dei video dove verniciano, mi danno un senso di soddisfazione allucinante e non vedevo l'ora di farne uno.
Come dicevo, questa era la prima volta che entravo nel forno e ammetto che mentre registravo ero un po' preoccupato perché il colore che io vedevo in realtà non assomigliava per niente al colore che avevo scelto. Mi sembrava più che altro un rosso corallo, ovvero un arancione scuro, quindi temevo che si fossero sbagliati, ma non glielo volevo dire perché mi sembrava quasi un'offesa. Meno male che sono stato zitto, perché in realtà era la prima mano e c'era chiaramente il fondo di grigio che rendeva il colore più chiaro. Infatti qualche giorno dopo il risultato fantastico era questo. Meravigliosa, finalmente la vedevo tutta completa, tutta verniciata. Dopo più di un anno la macchina torna finalmente nelle mie mani. Noi ci rivediamo nel prossimo video dove monteremo tutto finalmente. Vi ricordo che sto organizzando una tabella Excel con i costi di tutto che pubblicherò all'ultimo video, quindi seguite la serie fino alla fine. Su YouTube, sui video verticali, su tutti i social potete trovare tutti i restauri e i pezzi che ho montato sulla macchina. Sicuramente a qualcuno è utile. Diffidate dai meccanici balordi e leggete sempre bene le recensioni. Ciao a testa.